Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. La camera da letto è dove passiamo un terzo della nostra vita. È una stanza che influisce sul nostro sonno e quindi anche sulle nostre giornate. Spesso diamo meno importanza alla camera da letto rispetto alle altre stanze perché è quella che vediamo solo noi. Al contrario, dovrebbe essere quella a cui diamo maggiore importanza perché è dove abbandoniamo tutte le nostre difese quando andiamo a dormire. E per dormire bene dobbiamo davvero sentirci a nostro agio. Oggi vediamo in particolare alcune idee per rendere la stanza confortevole e riposante anche quando lo spazio è poco. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Pronto per trasformare la camera da letto, anche la più piccola, in un confortevole nido? Partiamo subito! Negli spazi piccoli è meglio limitare il numero di mobili e complementi per evitare che la stanza sia poi troppo piena e soffocante. È bene quindi cercare elementi magari multifunzionali, come potrebbe essere un letto contenitore, e magari cercare di sfruttare le altezze prendendo armadi più alti. Meno elementi ben studiati creeranno un ambiente più funzionale. Attenzione anche al disordine perché crea un fastidio inconscio che potrebbe disturbare il sonno. Non esagerare neanche con le decorazioni a muro. Una galleria di foto o quadri per tutta la parete soffocherebbe e creerebbe disordine visivo. Scegli pochi pezzi più grandi e lascia anche spazi vuoti. Una stanza ben curata e ordinata sarà più confortevole, aiuterà il rilassamento. Quando l'ambiente è piccolo è importante avere poco contrasto, onde evitare barriere visive. Detto questo, si possono scegliere sia colori chiari che scuri. I colori chiari rifletteranno la luce e faranno sembrare la stanza visibilmente più spaziosa. Le tonalità neutre e tenue creeranno un'atmosfera accogliente ed evitante. Però si può decidere anche di usare colori scuri per un'atmosfera un poco più teatrale. I colori scuri riflettono meno la luce e questo potrebbe anche favorire il sonno. Inoltre danno un senso di profondità e quindi danno la sensazione di una stanza un pochino più grande. Che siano sul muro o sul copriletto, cerca motivi che siano proporzionati alla stanza e possibilmente il meno contrastante possibile con i colori che hai usato. Mantenere un po' di uniformità aiuta a far percepire la stanza più grande e rende l'ambiente rilassante ed invitante. Non rinunciare ai pattern e alle fantasie se ti piacciono, ma non esagerare con il loro utilizzo, soffocherebbero un po' la stanza. In caso di carta da parati, cercala poco contrastante con il resto dell'ambiente e usala magari solo sulla parete letto, sempre per non rimpicciolire visivamente la stanza. I due mobili principali in una camera da letto sono il letto e l'armadio. Nella scelta e nel posizionarli fai attenzione allo spazio di manovra.
tutto deve essere comodamente fruibile. Intorno al letto lo spazio minimo dovrebbe essere intorno ai 60 cm, anche solo per la praticità con cui poi si deve rifare il letto. Avere questo spazio su tutti e tre i lati potrebbe non essere fattibile, ma cerca comunque di mantenere una certa distanza dal muro per quel lato dove non puoi avere 60 cm. Abbiamo detto prima che in caso di camera piccola il letto contenitore è un'ottima soluzione. Attenzione però a quello che scegli. Se lo spazio è poco, un letto con i cassettoni potrebbe non essere la soluzione migliore. Meglio un letto con rete rialzabile. Non importa quanto piccolo lo spazio sia, il comodino è indispensabile, fosse anche solo una piccola mensola. Per dare maggior respiro usa comodini appesi. Vedere il pavimento ingrandisce visivamente lo spazio. Potrai sempre mettere delle ceste sotto. Danno calore, movimento e sono utili per riporre senza però soffocare lo spazio. Infine l'armadio sfrutta al massimo lo spazio a disposizione, anche in altezza. Potrebbe essere meglio prendere un armadio ad ante scorrevoli per una maggior praticità. Potresti anche pensare ad ante a specchio, magari non per tutto l'armadio. Questo sarà funzionale per poterti guardare a figura intera e amplierà otticamente lo spazio. Può sembrare una sciocchezza o una perdita di tempo, ma un letto vestito renderà la camera più invitante e accogliente. Se è piccola, la trasformerà in un nido avvolgente. Quando dico di vestire il letto, intendo di non limitarsi ad un copriletto o a un piumone, ma aggiungere qualche cuscino decorativo e anche uno più coperte in fondo al letto. Con pochissimi elementi porterai trame e movimento, ma soprattutto calore alla tua camera. Questo è importante in ogni camera da letto, ma diventa ancora più necessario quando è piccola per renderla ancora più confortevole, un piccolo gioiello. Avere più fonti di illuminazione, ormai lo sai, è sempre consigliabile, a maggior ragione lo puoi immaginare in una camera da letto piccola. Avere un solo punto di luce centrale non è sufficiente per una corretta illuminazione e la luce appiattirà l'ambiente rendendolo visivamente più piccolo. Per non occupare spazio prezioso sui comodini, usa lampade a muro o in caso di ristrutturazione puoi predisporre luci a soffitto che sono davvero molto scenografiche. Ormai lo abbiamo capito, le piante si possono mettere anche in camera, ovviamente evitando di creare una foresta. Se vuoi saperne di più ne parlo qui e ti lascio il link in descrizione. Sappiamo anche che le piante ci fanno sentire più vicino alla natura, aiutando quindi il rilassamento. Quindi portare qualche pianta in camera è la scelta ideale per creare comfort. Non servono grandi piante, basta qualche vaso con qualche ramo. Come le luci, per non rubare superfici utili puoi anche appenderle. Infine, per rendere la camera da letto rilassante e confortevole usa i profumi. Li puoi portare con candele profumate, un vaso di fiori o diffusori, tutte cose che non occupano troppo spazio ma che renderanno la tua camera invitante anche se piccola. Certe fragranze come lavanda, camomilla, vaniglia, gelsomino e anche bergamotto favoriscono il sonno perché rallentano il sistema nervoso.
Spero che questo video ti sia stato utile, ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e anche nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorato e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza. Se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato qui con me. A presto!